Silenzio. Allora, come andiamo ragazzi? Più o meno bene? Più o meno male? Spero bene. Allora, PS4 fatta. Un'altra PS4, ma questa con un problema diverso. Ce la manda Giuseppe, ok? Un iscritto al canale, o un utente comunque del canale, ok? Che ha un problema piuttosto particolare, ovvero la console è stata spedita perché non si accende e fa solo 3 bip, ok? Adesso vi faccio sentire, ok? Allora, stacco il cavo di alimentazione, gli rimetto il cavo di alimentazione. Ecco, avete sentito? 3 bip, come se stesse dicendo ho problemi di surriscaldamento, ma è spenta. E allora, questo problema però l'ho riscontrato dopo che è arrivata qua, ok? E aver giocato un po'. Perché nel frattempo che è stata spedita la console, è arrivata la console, sono passati quei 3 giorni, 4, ok? E l'ho accesa e si è accesa pure la console, ok? Ci ho giocato per circa una mezz'oretta la prima volta e non mi ha dato problemi. Allora l'ho spenta, l'ho messa da parte, fatto altro chiaramente. Un paio di giorni dopo l'ho ripresa in mano, ho provato a riaccenderla, ok? E si è accesa di nuovo. E ho detto, boh, se io va avanti così non riesco a determinare un problema, ok? Intermittente, no? Ho bisogno di più informazioni. I problemi intermittenti sono quasi impossibili da risolvere perché non si sa che cosa sia stato il problema, no? E però, fortunatamente, ci ho rigiocato un'altra mezz'oretta, ok? E di punto in bianco la console si è spenta, ok? Mandando il messaggio appunto acustico di errore con i 3 bip lunghi, ok? E questi 3 bip lunghi teoricamente indicavano problemi di surriscaldamento, perché questo succede quando una console si surriscalda, si spegne, alcune volte manda il messaggio di errore, ti dice la console si sta surriscaldando, muoviti a spegnerla perché sennò ci sono problemi, ok? E detta così a terra, no? E allora che cosa ha fatto Giuseppe? Giuseppe ha smontato la console pensando anche lui, magari era sporca, la pasta termica da cambiare, ha provato, ha smontato la console, ha pulito quello che ha trovato, ha rimesso pasta termica buona, ok? Stessa che uso io, e ha rimontato. Nel momento in cui l'ha rimontata, anche a lui è successo che funzionava per quei 5-10 minuti, dopo si rispegneva e di nuovo i 3 bip. E vai avanti così, insomma. Va bene? Ed è appunto quello che è successo anche a me adesso. Sono andato per riaccenderla, ok? Si è accesa, ha durato 2 minuti accesa, ho fatto partire il gioco e si è spenta, ok? Quindi non è un problema di gioco, non è un problema che il processore si surriscalda, è un problema diverso. Che cos'è questo problema? Questo problema è dovuto possibilmente a 2 casi, ok? Un difetto del Southbridge, ok? Oppure casi più gravi e si può dire anche rischiosi, perché se il problema è veramente quello che sto per dire, bisogna quanto prima scaricarsi i dati che ci sono all'interno di questo chip, farsi un dump, ok? E sostituire il chip completamente, che può a questo punto risultare difettoso. Che roba è questa? Una pallina di stagno così vagante. Adesso me ne sono accorto, però non faceva niente. Allora, il secondo caso qual è? Il secondo caso è il chip NOR, la memoria flash, ok? Dove è contenuto il BIOS e il firmware, la versione del firmware di sistema, ok? Ci sono stati casi documentati in cui facciamo 70-80% è un problema del Southbridge che è difettoso, ok? O magari è solo una questione di sfere di stagno crepate, ossidate al di sotto del Southbridge, ma non lo so. È un po' strano perché comunque la console dopo un po' di tempo ferma si accende.
potrei sì pensare perché a fredda si accende, a calda non si accende, ok? Però adesso è fredda. Io ve lo posso anche dimostrare con la telecamera termica. Perché adesso si è accesa letteralmente per un paio di minuti, quindi la temperatura della scheda non è chissà che cosa, non si è alzata troppo, ok? Però potrei dire che siamo a temperatura ambiente, vedete? Qua sopra? 33 gradi, cioè non c'è nulla, vedete la scheda è praticamente fredda, 32, 31 gradi, io qua nella stanza ho circa 30 gradi, siamo lì a temperatura ambiente, quindi la scheda di per sé è fredda. L'unico punto più caldo lo vedete che è segnato in automatico. Aspettate che ci sono i riflessi che vanno a interferire, però il punto più caldo è appunto dove c'è il processore che ancora di mezzo grado di differenza c'è in più, ok? Però la scheda è fredda, no? Allora ho anche pensato a un problema sulla ventola, magari la ventola ha smesso di funzionare. Nessuno ci può pensare, eh. Però anche questo, la ventola magari smette di funzionare, invece no, la ventola gira, funziona, fa nessun problema. Però lo stesso, si accende, cioè si preme e non si accende. Ogni tanto fa la luce blu, vedete, lei continua. Vedete, ecco, adesso c'è la luce blu, ogni tanto la fa, ma non succede nulla. E la ventola, nel momento in cui capita, se riusciamo a farla ripartire, la ventola comincia a girare. Dai che ce la facciamo. Parti almeno una volta. Ecco, avete visto che si è mossa? Ok, a posto. Bene, allora, io intanto che cosa ho già fatto? Intanto mi sono già preso la memoria NOR, flash, ok? E mi sono fatto il dump nel computer. Ho due dump, ok? E servono due per fare il confronto con un programma. Perché se ci sono problemi con il chip che risulta difettoso o altro, è possibile anche che la lettura del chip poi risulti in un contenuto corrotto, ok? I dati possono risultare corrotti. Quindi si fanno 2 o 3 letture consecutive per assicurarsi che ogni singola lettura sia identica, ok? Poi con un programmino si fa la verifica, ve lo posso anche far vedere. Aspettate un attimino. E... Eccolo qui. Sì, ci siamo. Come vedete, allora, qui abbiamo, questo è qua, il programmino si chiama PS4 Wii Tool, ok? Con questo qui, con il programmatore CH341A, versione nera, ok? Si installa il chip, si mette sul computer e si legge il chip, ok? E sono andato a fare la verifica. Allora, opzione numero 1, opzione numero 3, ok? E come vedete adesso c'è solo un file, ok? E mi sono scritto anche il numero della scheda che è stampato dall'altra parte della scheda, vabbè, comunque sempre scritte più o meno così, e questo è il codice identificativo della scheda, così almeno so esattamente di che cosa stiamo, su che cosa, da quale console è stata presa questo dump, ok? E ho fatto il confronto con l'opzione numero C. Compara i file nella cartella corrente. Lui fa la comparazione. Adesso ve lo faccio vedere. Un attimo che vado a prendermi perché mi sono trasportato dall'altro lato. Facciamo copia e incolla all'interno dei dump. Ok. Molto bene. Allora, facciamo l'opzione Q, torniamo indietro, ecco qua, vedete? Adesso ci sono due file, ok? C'è il primo
e il numero 2, il secondo file, ok? Io ho semplicemente fatto C, compara, vedete? Ecco, questi sono il codice hash per i due file, risultato ok, quindi i due file sono completamente identici. Questo mi porta a pensare che il chip almeno non è in uno stato tale da essere difficoltoso da leggere e quindi rilasciare poi dati corrotti, va bene? Però potrebbe lo stesso essere difettoso durante il funzionamento. Magari ad un certo punto si scalda troppo o succede qualcosa e va in corruzione e va in crash, la console va in crash, ok? Ora, chiudiamo questo. Quindi la prima cosa che facciamo adesso sarà andare a prendere un nuovo Southbridge e rimpiazzare il Southbridge, che da quanto ne sappiamo è la prima causa per questi errori, ok? Per questo comportamento su questa console, magari anche su altre, però potrebbe essere più o meno simile la situazione. Se l'alimentatore vuole staccarsi dalla scheda, grazie. Niente, non ha voglia, io detesto questi alimentatori qua perché non ci si può infilare niente da sotto, non c'è lo spazio, si incastrano dappertutto, ecco, ed è complicato. Quelli delle versioni prima sono più facili per me da togliere. Comunque, andiamo a smontare la nostra scheda, togliamo via tutti i cavetti, ok, e come già detto andremo a fare il trapianto di un Southbridge nuovo, perché probabilmente questo qui è difettoso, va bene? Allora potrei decidere eventualmente di fare il reballing direttamente a questo, solo ed esclusivamente se vedo qualcosa di strano sotto, ok? Del tipo, ci sono dei punti ossidati che magari ho visto che sono cose strane, allora ha possibilità, cioè ha senso fare il reballing per vedere, ok? Il reflow no, perché il reflow non risolve le cose. Il reflow non vi permette di andare a vedere che cosa c'è sotto. Io voglio andare a vedere che cosa c'è sotto. Quindi staccherò il chip, guarderò sotto, ok? Per andare a capire cosa c'è sotto, perché io voglio vedere che cosa c'è sotto, non voglio che mi si nasconda niente. Se vedo qualcosa di strano, ok, faccio il reballing, lo reinstallo, faccio un test, vedo 2-3 giorni, ok, un test intensivo, e vedo se mi si ripresenta il problema. Se non si ripresenta il problema, bene, meglio così. Se invece si ripresenta il problema, proverò a cambiare il Southbridge. Se invece vedo che le saldature sotto erano perfette, non ci sono problemi, anche perché come avevo detto la scheda adesso è fredda, se fosse stato un problema di saldature ha molto senso dire a freddo parte, a caldo no, ok? Quindi nel momento in cui si raffredda la scheda dovrebbe già essere ripartita, ma non è partita. Ecco perché sto pensando di rimpiazzare tranquillissimamente, senza nessun pensiero, questo Southbridge. E questo Southbridge è la versione 36G, che fortunatamente, già per un altro ordine che di lavoro su un'altra console, PS4 Slim in quel caso, aveva lo stesso Southbridge, ma il cliente ha deciso di rinunciare a fare la riparazione, ha voluto tirarsi su la console senza essere riparata. Io ero già pronto ad aver fatto tutto l'ordine, avevo fatto l'ordine, Southbridge nuovo, però meglio così perché a questo punto ce l'abbiamo già a disposizione. E mo dov'è? Dovrebbe essere qua sopra il banco, perché in vista. Eccoli qua, 3 Southbridge nuovi, che poi nuovi, sapete com'è la situazione, vai veramente a fidarti di AliExpress perché là si trovano
o eBay o cos'altro. Come vedete, alcuni sono più... Vedete, questo c'ha le scritte più chiare, questo c'ha le scritte più scure. Questi qua sono Southbridge, che sono stati presi da console, quindi sono stati estirpati e quindi sono usati e fatti il reballing. Ok? Quindi non possiamo fare altro che sperare che questo risolva i nostri problemi. Ma sapete che cosa mi piace fare a me? Mi piace anche fare il reballing anche sui chip nuovi. Perché lo faccio? Perché lo stagno che viene usato da questi venditori è stagno senza piombo, ok? E richiede una temperatura di 300 gradi circa, ok? Per essere saldato sulla scheda. E la scheda prima di arrivare a 300 gradi ce ne vuole, ok? Quindi noi andiamo a tirare via tutto lo stagno, gli mettiamo stagno al piombo, le palline di stagno al piombo che fondono circa a 180-190 gradi. Il chip a questo punto soffre meno il calore perché bastano solo 180 gradi sulla scheda. La scheda soffre meno di stress termico, va bene? E siamo tutti più felici, ok? Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo come prima cosa a tirare via i pad termici qua delle RAM. Andiamo a preparare tutta la scheda, poi prendiamo la nostra piastra di preriscaldamento, portiamo a temperatura la scheda, circa 150 gradi, 160, e poi gli andiamo con l'aria calda, puliamo anche la pasta termica per evitare problemi, sia per evitare di sporcarci, sia per evitare problemi di surriscaldamento al processore che non ne ha assolutissimamente bisogno. Ok? Evitate di scaldare cose che non servono. Meno le cose prendono calore, meglio stanno. Ok, molto bene. Quindi ecco qua. Ecco qua la nostra bella piastra di preriscaldamento. Ci mettiamo sopra la scheda. Cerchiamo di posizionarla più o meno per quanto più possibile superficie sopra. Controlliamo anche sotto. Mi raccomando, se utilizzate la stessa piastra di preriscaldamento, controllate sotto, ok? Non deve essere appiccicata alla piastra, non deve toccare la piastra tutto quanto, ok? Basta che ci siano quei 2-3 mm di spazio. Come posso farvelo vedere? Perché se ci pensate, qua dietro che cosa abbiamo? Abbiamo le RAM, ok? Le RAM hanno le palline di stagno sotto, ok? Se raggiungono la temperatura, perché adesso per staccare il Southbridge dobbiamo alzare la temperatura fino a 230-250 gradi la scheda, ok? Quindi, che è la temperatura di fusione dello stagno, ok? Se la scheda tocca fisicamente, ok, la piastra, cosa succede? Per effetto del calore lo stagno si scioglie e poi la RAM si schiaccia sulla scheda, ok? Schiacciandosi sulla scheda cosa succede? Che tutte le palline che stanno sotto alla RAM diventano uno, diventano un tutt'uno e quindi poi avete fritto tutto, dovreste rifare tutto, quindi tenete in considerazione se avete quei 2-3 mm, ok? Perché per esempio qui
cosa succede? Ci sono le parti più alte, ci sono i connettori, ci sono i condensatori, ci sono le porte che tengono alto, ok? Vedete? Tengono alto perché sono alte loro, ok? E quindi sotto qui siete liberi da qualsiasi contatto. Invece da quest'altro lato qua è tutto abbastanza pari, ok? Quali sono i componenti più alti? I componenti più alti sono per esempio questi punti di plastica qua, il Renesas, eventualmente qualche spuntone di metallo che si trova in giro, e quindi le RAM teoricamente sono addirittura più basse dei condensatori, ok? Quindi i condensatori sono la prima cosa che toccano, che viene a toccare sulla piastra. Le RAM sono più basse, quindi non ci sono problemi. Ma se vi piace, potreste anche farvi, che ne so, delle palline di carta stagnola, ok? Dei dischetti, degli spessori, anche pezzetti metallici, tipo questi qua, quelli delle PS4, dei chip HDMI, quelli dei wifi o roba del genere, e posizionarli al di sotto della scheda, nei quattro angoli per esempio, ok? Per poi posizionarci sopra la scheda, ok? In questo modo la scheda risulta più alta e vi evitate eventuali problemi che i componenti al di sotto se ne vaghino in giro, si stacchino dalla scheda o si creino spiacevoli inconvenienti. Ok? Io sta cosa l'ho già fatta svariate volte, so come funziona, se anche appoggio la scheda mi sta benissimo così, non c'è nessun pericolo per me, però cosa abbiamo qui? Abbiamo i connettori, quindi dovremmo mascherare la zona. Andiamo a prenderci un po' di carta stagnola. Vediamo se riusciamo a fare così. Molto bene. Perfetto, così abbiamo tutto mascherato. Qua c'erano dei condensatori, in caso così non succede nulla. I connettori qui di plastica non vengono toccati a questo punto dal calore, il calore riflette e siamo a posto. E per tenere tutto fermo usiamo un po' di nastro Kapton. Io ho questo qua sottilissimo, da cos'è, 4 mm, 4-5 mm di larghezza. Me ne sono procurato uno anche più largo appositamente, così siamo più sicuri, ma deve ancora arrivarmi. Ok, e andiamo a sigillare. Deve solo tenere fermo giù per quanto possibile. Ok, bene. Eventualmente potete anche usare dei pesi tipo questi qua, delle PS4, delle PS3, giusto perché così vi dà un peso e la carta stagnola non se ne svolazzi via. Ok, adesso pulsante e cominciamo la procedura. Corrente. Temperatura della piastra impostata a 260 gradi. Mettiamoci anche il termometro a disposizione, così sapremo
il classico termometro, questo qua che avete già visto in altri video, e lo posizioniamo in una zona più o meno vicina, e con un peso sopra. Ecco, gli diamo una goccia di flussante, che il flussante aiuta a sentire la temperatura. Ok? Qui adesso siamo a 35 gradi, lui andrà su, appena avrà raggiunto una temperatura cominceremo il lavoro di estirpazione. Allora, eccoci qua, siamo a temperatura di 155-156, ok, quindi possiamo cominciare. Come si vede anche c'è il flussante che sfrigola sotto, 450 gradi, 50% di aria. Finiamo di scaldare la scheda. E andiamo a togliere il nostro processore e il nostro Southbridge. Scusate, si muove? No, piano piano. Non ancora. Ok, perfetto. Allora, purtroppo devo dire che le saldature sono anche buone, non si vede nulla di ossidato o di strano, quindi secondo me questo Southbridge qua è difettoso. Non perdo neanche tempo a fare reballing, ok, lo tengo comunque di scorta, ok, lo metto dentro un sacchettino, scrivo problema 3 bip eccetera, ma nel caso dovesse eventualmente servirmi per qualche test, ok, eventualmente su altre console, senza andare ad utilizzare come si dice, senza andare ad utilizzare Southbridge nuovi, ok, vado a fare il reballing di questo, lo installo sulle schede per vedere se il problema è quello, perché questo comunque ogni tanto si accende e fa qualcosa. Quindi per le schede che hanno il Southbridge magari bruciato, che non si accendono, roba del genere, posso utilizzarlo come test. Mai buttare via niente. Anche le cose difettose possono essere utili ai fini di test, perché se continuiamo ad usare solo parti nuove, i costi lievitano e i clienti poi possono dire di tutto. Ora puliamo la zona, togliamo via la sonda e puliamo tutto.
Mischiamo con stagno al piombo, così abbassiamo la temperatura già adesso, che ci permetterà di fare una pulizia più rapida e più facile dello stagno. Se noi prendiamo la nostra treccia e andiamo a cercare di pulire le piazzole quando c'è ancora la presenza dello stagno vecchio, ok, stagno senza piombo, si fa più fatica. Se invece lo stagno è stato mischiato con stagno al piombo, la procedura di pulizia è più rapida, si danneggia meno la scheda e siamo tutti più contenti. Gli diamo una seconda passatina. Anche il semplice fattore che la scheda è ancora calda ci aiuta in questa operazione. Una scheda fredda complica la situazione. Ecco qua, siamo a posto. Anche la pulizia del flussante, la scheda calda riesce a permettervi di pulire meglio il flussante vecchio. Ok? Molto bene. Adesso spostiamo la scheda che non serve più, va bene? La lasciamo sulla piastra. Comunque la lasciamo raffreddare sulla piastra in modo che il processo di raffreddamento sia naturale e lento. Non vogliamo che la scheda si contorga, ok, forse è meglio. Qua abbiamo il magnete, togliamo via tutte le viti. Ok, non vogliamo che la scheda si deformi a causa del raffreddamento rapido, va bene? Allora, adesso facciamo il nostro bel reballing al chip nuovo. E dopo niente, dovrò fare svariati test intensivi. Se il problema persiste, ok, chiaro, potrebbe lo stesso essere il Southbridge che è difettoso, perché non sono nuovi, si vede chiaramente lontano un miglio, sono Southbridge usati e non si può fare niente. Non so se li producano ancora. Chi è il produttore? Boh, la Sony stessa? Sì, mi sa di sì. Sony Computer Entertainment Inc. Quindi probabilmente sì. La Sony non produce di sicuro più questi chip qua. E quindi siamo ancorati ad utilizzare solo quelli che rimangono in commercio, presi da console usate o da altri dispositivi che comunque utilizzano lo stesso Southbridge, chi lo sa, magari hanno creato computer, tablet o orologi o forni a microonde con quel Southbridge, non lo so, boh. Comunque, chip in posizione, e gli andiamo a pulire tutto. Flussante, aria calda e saldatore. Puliamo bene tutto.
Non ho voglia di questa schifezza qua, non voglio assolutamente fare reballing, cioè non voglio assolutamente risaldare questo Southbridge con questo stagno qua. Ottimo. Ora passiamo lo stagno al piombo, mischiamo bene, perché come ho già detto prima lo stagno al piombo facilita le operazioni di saldatura e dissaldatura. Perché? Perché lavora a una temperatura più bassa. Lavorando a una temperatura più bassa, saldatore, treccia o qualunque cosa si usi, fatica molto meno a tenere la temperatura. Vedete com'è più semplice? Togliamo tutto, deve essere super piatto, non ci deve essere nessun residuo di saldatura. Puliamo il flussante vecchio, ok, ne mettiamo di nuovo, che il flussante nuovo lavora meglio del flussante esaurito, ok. E in questo momento voglio pure utilizzare la treccia dissaldante buona. Io ho due tipi di treccia. Io uso Gotwick, ok, quella da 2 mm. Questa è buona, va bene per la maggior parte dei lavori. Questa qui invece è la Mechanic, quella da 3 mm di larghezza. Questa ha uno strato doppio, ok? È tipo a tubo. Adesso si fa fatica a mostrare. Però è una treccia a tubo, ok? Appiattita, quindi è un doppio strato. Questa è fantastica. Questa è fantastica. Gli mettete un attimo di flussante qui sulla punta. Questa assorbe tutto. Questa letteralmente la passate, è una cosa allucinante. Vi risucchia anche l'anima. Perché ha delle fibre ancora più sottili rispetto alla Gotwick. E riesce a catturare ancora meglio lo stagno. Gli diamo un attimo di temperatura anche al chip, recuperiamo un po' la temperatura perché adesso il chip è bello freddo e come già detto chip caldo, i lavori vanno meglio. Componenti caldi, i lavori vanno meglio. Componenti freddi,
i lavori possono risultare faticosi. Ecco fatto. Questo è il chip più pulito che si possa desiderare. Non ha un residuo di stagno neanche se lo guardate sotto al microscopio. Si può fare anche una prova al tatto, ok? Si passa, si pulisce e si passa. Non dovete sentire niente. Liscio come l'olio. E questo qua è liscio come l'olio. Molto bene. Allora, palline di stagno, misura 0,45 mm. Ok? Potete utilizzare anche una misura più piccola, tipo 0,4, 0,35, no, è un po' troppo più piccola in quel caso. Però 0,4 può essere una buona misura, ok? Sono palline leggermente più piccole che chiaramente non vanno a toccare le une dalle altre e vi può risultare un lavoro un po' più semplice, ok? Se invece volete avere le dimensioni esattamente come quelle di fabbrica, sono le 0,45. Allora, che si diceva? Mi sono perso. Ho dovuto fermare un attimo la registrazione perché sono arrivati clienti, chiamate e tutto il resto. Stavo dicendo, eccole qua, sfere da 45 dovrebbero andare bene. Mettiamo una goccia di flussante, la spargiamo bene, stendiamo uno strato sottile. Fantastico. E adesso palline, tante palline. Per chi ha uno stencil può farlo con uno stencil. A me piace ogni tanto fare le cose anche con calma. Io lo stencil ce l'ho, ma lo stesso preferisco fare le cose con calma. Ok? Ci vediamo quando ho finito. Che mi prendo tutto il tempo. Ah, tra poco. Eccolo qui. Southbridge con le belle palline di stagno nuove al piombo, scintillanti. Ok? Adesso riprendiamo la nostra scheda e ce lo saldiamo. E speriamo per il meglio. Speriamo che il Southbridge sia funzionante, ok? E che non ci dia problemi. Molto bene, zoomiamo qui sulla zona di interesse. Ecco qua. Piastra, accensione 260 gradi. E adesso questo va posizionato in questa maniera. C'ha il puntino su questo angolo qua, in alto a destra, e va sul angolino anche lì in alto a destra. Quindi va posizionato in questa maniera. Lo premiamo giù, vedete che non si sposta, vuol dire che è ancorato lì nel suo posto. Però adesso, come c'è il flussante, si è attaccato alle dita. Ok, perfetto, questa è la sua posizione. Adesso la scheda raggiungerà la temperatura ideale, come prima, circa 150-160 gradi. Gli andremo a fare gli andremo ad aiutare un po' con l'aria calda nell'ultimo minuto, ok? In modo che così il Southbridge si attacca alla scheda. Una volta attaccato alla scheda, lasciamo raffreddare un attimino
gli metteremo il flussante tutto attorno e gli faremo un reflow, ok, per essere sicuri che tutte le sfere si siano sciolte bene e che il Southbridge sia saldato correttamente. E dopo aspettiamo che si raffreddi e niente, e a quel punto poi ci basterà aspettare che la nostra scheda si sia raffreddata, la riassembliamo e facciamo il test. Se si accende faremo il test prolungato per vedere che il problema si è risolto. Se non si accende vuol dire che dovremmo andare a prendere il prossimo Southbridge e rifare la procedura finché non ne troviamo uno buono. Se il problema invece persiste, ok, anche con un Southbridge diverso, e a questo punto sono tentato di sostituire questo, riprogrammarne uno nuovo con i dati che ho sul computer, che mi sono scaricato sul computer, riprogrammarne uno nuovo, installarlo e vedere se questo risolve. Questo qui è la memoria NOR flash, che contiene, come ho già detto, i dati per l'accensione, il firmware e tutte quelle cose là. Siamo più o meno a temperatura. Gli diamo un aiutino. Vedete, è saldato, ha raggiunto di nuovo la temperatura di fusione, ma era attaccato alla scheda, quindi adesso, senza toccarlo, andiamo a metterci un po' di stagno sotto, sì, di flussante, ok, andiamo a fargli un reflow, qualche secondo, così la temperatura torna al punto di fusione. Ottimo, adesso lo tocchiamo. Perfetto, toccato, si sposta, tutto bello sciolto. Adesso spegniamo la nostra piastra, togliamo il nostro sensore qua, perfetto, e lasciamo raffreddare la scheda così com'è. Prendiamo, spostiamo e lasciamo raffreddare. Una volta che sarà tutto pronto facciamo i nostri test, quindi ci vediamo quando ho riassemblato tutta la console di nuovo per il test. Rieccoci. Allora, Southbridge è stato cambiato, eccolo lì. Adesso voglio fare però una prova. Ok, prendo l'alimentatore e facciamo così. Gli collego solo il cavetto qui dei 5 volt, ok? E collego la corrente, non ci sta tutto nell'immagine. Ok, 3 bip non ci sono più, ok, quando si attacca la corrente, quindi va bene per il momento. Ora bisognerà vedere se dopo averla rimontata e accesa torna a spegnersi facendo i 3 bip oppure è stato risolto il problema. Quindi io ristoppo un attimo, riassemblo la console, ci vediamo tra qualche secondo e vediamo se si accende. Ok, sono pronto. Si accenderà la luce blu, farà tutto. Se non collego però non succederà nulla, chiaramente, come sempre.
Senza corrente le cose non si accendono. Allora, momento della verità. Morta. Ah, sapevo io che non c'era da fidarsi di quei Southbridge. Oh. No. Ok, qualcosa non è andato per il verso giusto la prima volta. La ventola c'è, il disco c'è, si sente, e che sta girando perché ci stavo giocando appunto. Bene. Allora, adesso mi farà la solita tiritera in cui mi mostrerà come si dice, il fatto che la console deve ripristinarsi il sistema, questo, quello, destra, sinistra. Quindi si resetta, riparte, fa le sue cose perché si è spenta in maniera brusca e dopo in teoria dovrebbe ripartire e darmi segnale video e tutto il resto. Però ci ha messo un po' troppo, come già dicevo, e le RAM non si stanno scaldando, quindi qua non è partito il sistema e infatti c'è luce blu lampeggiante. Ecco, sì, allora riconfermiamo, cambiamo di nuovo il Southbridge, quindi ci rivedremo un'altra volta quando ho finito di nuovo di cambiare il Southbridge, perché quello che c'è su non è un Southbridge buono. Hey! Ce l'ho fatta, il secondo Southbridge, ok, preso dalla stessa confezione, è buono e mi sta mostrando l'immagine, quindi questo è, magari funzionava e non è riuscito a sopportare il secondo tentativo di reballing perché temperature o roba simile, insomma. Comunque meno un chip sopporta calore meglio è. Fare continuamente reballing non è buono per nessuno. Ma adesso abbiamo una schermata e lasciate che prendo il controller. Funziona tutto, qui vedete c'è la luce bianca. Adesso vado nelle impostazioni, vado a disabilitare HDCP per voi, il controller si connette, perfetto, quindi la comunicazione c'è ancora perché ci possono essere problemi anche di comunicazione con il controller in caso ci fossero problemi con il Southbridge. Allora, impostazioni, sistema, disabilità HDCP. A questo punto noi andiamo a prendere il cavo della capture card, lo inseriamo e tolgo la modalità condivisa dallo schermo e eccola qua, vedete, siamo a posto, abbiamo sistemato? Non lo so, adesso dovrò fermare la registrazione, chiaramente testarla per 2 o 3 giorni
farò una sessione di gioco per esempio stasera, ci giocherò per quanto più tempo possibile e se nei prossimi 2 o 3 giorni, adesso cos'è? È venerdì per me, e se nei prossimi 2 o 3 giorni, quindi sabato, domenica, farò qualche test, ci giocherò tutto il giorno, c'ho già pronto qui Assassin's Creed che avevo cominciato e dopo chiaramente lo cancellerò dalla console perché non è roba richiesta, no? Quindi occupa spazio per niente, però ecco, speriamo di potervi dare buoni aggiornamenti. Nel caso, sapete com'è, ritorno e proveremo con il chip NOR, ok? Con la flash NOR. Programmeremo un nuovo chip e vedremo se questo risolverà. Ma speriamo che questo fosse il problema. Ci è costato un Southbridge di quelli che ho ordinato, però va bene lo stesso. Ok? Perfetto. Allora ci vedremo per ulteriori novità. E rieccoci qua. Vedete la console? No, non la vedete. Perché? Perché è tornata indietro. Ok. Dopo 3 giorni di test consecutivi, in cui praticamente ho giocato per 6-7 ore consecutive, anche di più, ok? Per assicurarmi che la console fosse tutto a posto. E è tutto a posto. Almeno a me non ha più mostrato segni che si spegnesse da sola per problemi di surriscaldamento oppure per quei problemi là dei 3 bip, eccetera. Quindi il problema era il Southbridge. Fortunatamente non era il chip flash dove c'era contenuto il BIOS, eccetera. Ma nel caso, in futuro, almeno ho già il dump, ok? Ho già i dati scaricati sul computer. In caso dovesse succedere, non è male averli, insomma, si può sempre provare a fare un tentativo di recupero eventualmente con quei dati lì. Ecco ragazzi, se il video vi è piaciuto come sempre, lasciate un like, iscrivetevi, se avete bisogno di riparazioni io sono qua, i link sono sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ricordate anche di commentare se avete qualcosa da commentare. Ciao a tutti!